Ciao e bentornati su Diablo 4. Oggi ragazzi vi indicherò come trovare il mitico macellaio e come andarla a sconfiggere. Per chi fosse invece interessato ad aggiungermi alla lista dei propri amici, il mio nick è Barbara Cancelletto 2487. Dunque, allora ragazzi, oggi andiamo a parlare del macellaio, ossia un mini boss che troveremo in giro per la mappa su Diablo 4. Non avendo ancora il filmato disponibile, ho messo questo qui, però vi spiegherò un po' come trovarlo e anche come andarlo a sconfiggere. Quindi guardate il video fino in fondo e mi raccomando poi commentate qui sotto. Dunque, ormai i fans di Diablo 4 avranno probabilmente familiarità con The Butcher. L'iconico e temibile demone ha fatto la sua prima apparizione nel Diablo originale e da allora è stata una spina nel fianco dei giocatori, apparendo in Diablo 3 e Diablo Immortal. Quindi ha senso che si presenti per terrorizzare ancora una volta i giocatori in Diablo 4. Se stai cercando di uccidere The Butcher, allora sei fortunato, perché ora ti dirò tutto quello che dovrai fare per riuscire a farlo. Dunque, in verità non bisognerà trovare il macellaio, ma sarà il macellaio che troverà noi. Il boss segreto è un raro spawn casuale e può apparire in un qualsiasi dei 23 sotterranei opzionali di The Fractured Peaks. Fortunatamente per coloro che cercano di evitare il boss non apparirà da nessun'altra parte. Molti giocatori che hanno provato il gioco durante le open beta si sono purtroppo imbattuti in lui, però non erano molto preparati, come è successo a me e a un mio amico. Infatti ce lo siamo trovati davanti, ci ha dato un bel colpo in testa e ci ha uccisi. Una volta che siamo morti è completamente scomparso. Per coloro che stanno davvero cercando di combattere The Butcher, dovrai soltanto continuare a farti strada attraverso i diversi sotterranei e sperare che faccia la sua comparsa. Battere il macellaio può essere piuttosto complicato. Per prima cosa hai un periodo di tempo limitato prima che il boss scompaia, derubandoti di tutto il tuo duro lavoro. Allo stesso modo il macellaio può essere un po' una bestia da battere, soprattutto se giochi da solo. Il personaggio ha un pugno e può rapidamente spazzare via pezzi di salute con la sua mannaia. Inoltre il macellaio ha molta salute, il che lo rende un po' doloroso da sconfiggere, soprattutto se ci troviamo da soli. Dunque, avere un lavoro di squadra è probabilmente la soluzione migliore per abbattere questo nemico. Avere un gruppo di compagni di gioco ti permetterà di sconfiggere rapidamente il nemico. Inutile dire che dovresti usare le tue abilità di classe e i tempi di recupero per togliere molta salute per volta. Nella tua squadra sarebbe opportuno avere almeno 2 persone con build forti in danni al secondo e incentrate sul danno a bersaglio singolo. Sarebbe opportuno anche aggiungere una classe che ci aiuta in difesa, ad esempio un barbaro con pelle spessa come abilità può assorbire gli attacchi del macellaio mentre si avvicina e si riavvicina, consentendo allo stregone o per esempio al ladro di infliggere danni a distanza. Il macellaio può essere veloce a muoversi sul terreno, ma è suscettibile agli attacchi a distanza mirata. Attaccare a distanza ti permetterà di evitare molti dei suoi attacchi di mannaia. Allo stesso modo potresti volere un personaggio che possa avvicinarsi rapidamente, togliere qualche frammento di salute prima di scappare via. A partire da ora, tuttavia, la più grande debolezza del macellaio è un problema tecnico-ambientale. Infatti, vi farò vedere a breve uno spezzone dove c'è un piccolo trucchetto per farlo fuori. Ora non so dirvi se questo trucchetto sarà poi sistemato magari al rilascio del gioco, ma durante la beta ha funzionato perfettamente. Se lasci la stanza in cui si è generato, è possibile che il macellaio si congeli contro il telaio di una porta, permettendoti di sconfiggerlo facilmente. Questo sarà probabilmente corretto forse in futuro, come dicevo prima, però magari se non lo faranno subito è una tattica che possiamo andare a utilizzare.
Il Sorcerer è un'ottima classe da usare contro il macellaio perché consente ai giocatori di attaccare da una distanza con danni mirati. Allo stesso modo, il teletrasporto ti permetterà di sfuggire rapidamente agli attacchi del macellaio. Dunque, perché dobbiamo andare alla ricerca del macellaio? Soprattutto per ottenere il suo bottino. Infatti farà cadere non solo uno o due oggetti leggendari per ogni membro del tuo gruppo, ma anche ha la possibilità di far cadere la mannaia del macellaio. Questa arma è equipaggiabile solo dai barbari. Le sue abilità includono Lucky Hit, che ha il 100% di possibilità di temere i nemici e il 70% di possibilità di rallentarli per 4 secondi. Nonostante spawni al tuo stesso livello, quando entri nel dungeon, il macellaio avrà molti più danni e HP di te. Aspettati quindi di morire quando lo andrai a incontrare, perché ha un sacco di abilità che chiudono il vuoto e che colpiscono pesantemente, che possono eliminare quindi il tuo personaggio se non hai abilità difensive sufficientemente livellate. Dunque, come ho detto prima, sicuramente rilascerà anche uno o più leggendari. Sono di origine random, quindi saranno a caso, quindi non sempre andremo a ottenere appunto l'arma che vi dicevo prima, ma possiamo ottenere altri oggetti, tra cui questo anello che andando a guardare un po' le stats è molto interessante perché vedete che ha il 12,3% di resistenza al veleno, e questo ci aiuterà moltissimo per quanto riguarda andare a sconfiggere Ashava. Quindi se riusciamo a fare un buon gruppo e trovare il macellaio e sconfiggerlo, ci aiuterà moltissimo nella progressione col nostro personaggio. Questo è un po' tutto quello che dobbiamo sapere per andare a trovare e a sconfiggere il macellaio. Ragazzi, se avete delle domande o delle richieste, come sempre vi invito a farle qui sotto nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, naturalmente iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle in modo da essere avvisati quando vado a mettere un nuovo video su Diablo 4. Vi ringrazio della visione, ciao a tutti e alla prossima!